Ciao a tutti, video della mia seconda Africa Eco Race. Siamo appena arrivati a Bordighera e in questo video vi farò un po' vedere come passeremo queste 2 settimane super impegnative. E niente, c'è il mare, spettacolo, e tra un'ora abbiamo le verifiche amministrative e tecniche. Il team l'ha fatte già mezz'oretta fa, per cui questo sarà un bel video secondo me, vi divertirete. Che storia, eh? You can rate it. The winner is? Bel passaportino. Sto facendo le verifiche amministrative adesso, ci controllano di tutto e poi dopo queste abbiamo mezz'ora per fare verifiche tecniche, poi un'altra mezz'ora e abbiamo lasciato le moto in parco chiuso fino a domani, quindi dopo le proviamo un po' sull'asfalto, facciamo 2 foto e basta, poi le useremo solo in gara. In the jacket. Porca troia. Merci. Yeah, of course I'm happy. It's my second edition, so I'm super happy to be here and ready to fight and to have fun. This race is a mix of everything, passion, difficult moments, happy moments. It's like a roller coaster, always up and down. The lows are very low sometimes, but the ups are very up, so it's super cool race. And we will see. The target for sure, the first one is to finish the race, because this could be amazing for the Tuareg Rally to finish for the second year in a row. The goal is to win the race again, like last year. So we worked hard to do it. And we will see. We are ready. Avete rimasto meglio, no? No, perché con questo quadro lì abbiamo. Sai che avete venuto, sì. abbiamo fatto più basso, c'è la piastra. Prima cambia quello. era più alto perché comunque avevo anche il dado internamente del canotto. Questo invece usiamo i 2 dei riser. Allora, i guanti ci sono, il resto lo vedremo, ma c'è tutto, non vi preoccupate. Forse c'è anche un lingotto d'oro, se sentiamo bene. Venite. Vi mostro la nostra zona. Zona cibo, stivali di scorta, abbigliamento, gomme. C'è un po' di tutto. Adesso scriviamo prima che... Benvenuti nella mia dimora. Questo sarà dove io dormirò in questa Africa Race. Bello. Bella. Questo porta bene. Dai, possiamo andare a fare assistenza, dargli le giacche e così poi. Fate le verifiche tecniche, adesso manca solo controllare il GPS, che è quello che ci farà navigare per tutta la gara, e poi foto in spiaggia e poi parco chiuso, e la moto non la tocchiamo fino a domani quando sarà un po'. Sto preparando la giacca del primo giorno, metto dentro un po' di barrette, tanto speciale è corta, e poi il GPS dell'organizzazione, salviettine fondamentali, ricarica airbag di scorta, bicomponente, penna, burro cacao e medicine, e manca ancora qualcosa, sono sicuro. Buona. Grazie. Come estetica siamo al top, almeno quello. Jacopo Cerutti avec son Aprilia, il a gagné.
Ce l'abbiamo fatta, siamo sulla nave. 2 giorni qui, poi si sbarca e si dà gas finalmente. Siamo allo start della prima speciale. Che posto. Manca già l'elicottero visto che siamo scesi tutti al volo, quindi ritardo di mezz'ora. Ho finito adesso alle 6:30 dopo 11 ore in moto, e per la metà del trasferimento finale, che era 530 km, praticamente siamo stati sempre sotto i 10 gradi. Dove c'era neva c'erano 3 gradi, si congelava, però è andata. Andiamo a sud, va che fa più caldo. Buongiorno, day 2, si comincia a fare sul serio. Grande! And so, victory today went to Jacopo Cerruti, his second for this edition. The defending champion in his second Africa race won 4 stages last year and really felt the physical strain of the route today. He spent most of it standing up. He arrived tired but still smiling as he delivered his thoughts on the day. It was a really difficult day. I remembered from last year that it was the most physically demanding stage of the Africa race, and it was as hard again today. Lots of holes, lots of stones. It was almost impossible to sit down because there are too many holes, so I was always on my feet. It's really tiring. Tomorrow's another day. Domani è un altro giorno. Quella l'ho persa, me la sono messa in tasca. Il freno, guarda, sentilo, non va. No, fatto ieri. Porca troia, non riesco. No, tiro giù, cambio l'impianto. E poi Non ricordo più. adesso poi non mi viene in mente, te lo dico. Non so, aspetta che Ma te l'ha lasciato subito questo freno? Sì, molto in fretta. A parte che era ancora un filino basso. Poi dopo un po' di chilometri, ciao. 32 minutes after the 2 men at the top. And both of them are extraterrestrials. One of them is Jacopo Cerruti. The defending champion led out this morning. Yesterday's winner had to open the stage, and pretty soon he found Buturi right beside him. He found the navigation difficult in this beautiful first real stage. The Italian stayed calm, even though he is now nearly 2 minutes behind in the GC. He knows there's still a long way to go. Voglio fare una doccia. Mi sono rotto. Dopo 2 giorni una bella doccia, anzi. C'è il furgone libero, vado. Quarta tappa finita. Si è rivelata più dura del previsto, però contento, dai. Ho fatto una bella speciale e basta. Stasera vediamo cosa ci prepara i nostri cuochi. E domani, a proposito, giorno di riposo. Dovevamo andare di qua e noi siamo andati di qua. Poi così secondo me siamo andati molto vicini a lì. Abbiamo fatto 10 così, 10 cos'ha, 10 per tornare indietro. Sì, perso un'ora e passa. Faccio vedere un trucchetto qua. Antipolvere. Siamo arrivati alla tappa di riposo. Cenetta fatta, adesso aspettiamo un bel taxi. Siamo pronti, Massimo? Giù a 90 a mettere il tape. Alcuni poto mamma non hanno mai detto merci. Sono chiusi in un garage con tutti i Lewandowski e ci sono dei Ciao ragazzi, siamo alla tappa di riposo. Stiamo facendo tutti i cambi armadio per la prossima stagione, cioè per il caldo della Mauritania. E ho cambiato il completo a Cerbis e ho preso quello estivo che ci hanno fatto. Quindi metteremo il pantalone leggerissimo ventilato visto che farà tanto caldo. Pesa veramente niente, bellissimo.
maglia traforata, la giacca l'ho cambiata perché ovviamente era tutta sporca e adesso devo pulire il casco, cambiare lenti, maschera nuova perché è bella impolverata, ho cambiato gli stivali, metterò i Crosshair X al posto dei Crossfire e basta, niente, tutti un po' di cambiamenti, cambio vestiti normali da quelli pesanti a quelli leggeri, basta, siamo pronti per il caldo. Strada nelle dune, cazzo rischia di venirmi la nausea perché non capisco mai le distanze che sono sempre così e mi viene la nausea, invece se ho quei segni ho più un riferimento, è come avere l'orizzonte. Mezze maniche alla matriciana. Ciao ragazzi, allora cos'è questo? Dei 7. Ieri purtroppo si è rotta la mousse al chilometro 100 più o meno, ho tirato avanti fino al 150 più forte che potevo e poi quando si è rotta del tutto mi sono fermato, ho tolto il cerchio, tra l'altro ho fatto un casino per tenere la moto in equilibrio quando toglievo il cerchio, ho messo il perno ruota come diciamo appoggio sotto per tenerla in piedi e ho tolto il cerchio, ho tolto la gomma, l'ho stallonata e sono ripartito sul cerchio, per fortuna diciamo che mi era già successo, quindi sapevo più o meno come fare e niente, sono arrivato sul cerchio, ho perso parecchio tempo, oggi parto indietro quindi potrei anche recuperare, ma stanotte non ho chiuso occhio, avevo il vomito, stavo malissimo, quindi vabbè, è così. Che è modificata, ok? Adesso te la do e tu vedi quelle che vuoi inserire e quelle che vuoi eccola qua, ce l'hai qua, guarda, ce l'hai anche cartacee così le smarchi, va bene? Se vuoi inserire le inserisci, se no le smarchi. C'hai tutto? C'ho tutto, perfetto, ho la salute che manca. Performance of the day belongs to the defending champion. He started back in 25th place and despite the crazy high winds, Jacopo Ciruti really put his foot down. He arrived completely exhausted and took a good while to recover at the finish line. It was really tough for me today. I was ill last night. I didn't manage to eat or drink at all during the stage. I have finished really tired. I'm happy to finish and tomorrow's another day. Finito. Però ho vomitato tutto adesso. Bravo. C'erano quelle piste invisibili, ci ho messo una vita a farlo.
questa è la mia situazione attuale. Fuori c'è un vento allucinante, polvere ovunque, sabbia. Sto cercando di mangiare qualcosa ma proprio non mi va giù. Stage 8 andato, un incubo anche oggi insieme a ieri, c'ho anche un po' di febbre adesso. Basta, teniamo duro, speriamo di migliorare, dai, star meglio. Sono le 5 di mattina e io sto veramente da far schifo, ma se la passano mica tanto bene anche gli altri, mi sa. Fuori c'è una tempesta folle. Il secondo anello qui da Mojar non si farà, c'era un vento pazzesco stamattina, tuttora c'è vento e un po' insieme al messa in corsa abbiamo deciso di non partire. Mamma mia! Forza che è il penultimo giorno. Oggi ultima speciale lunga, 409 km di sabbia, un po' di dune, ma poi mi sa che sono tanti pistoni facili. E niente, sono ancora un po' indietro in classifica, ho avuto un po' di problemi, tanti problemi sta seconda settimana, ma c'è di peggio, quindi non posso lamentarmi. E basta, cerchiamo di divertirci oggi, fare il meglio possibile, vediamo come va. Gas! Jacopo Cerutti ha vinto la 10ª tappa dell'Africa Eco Race da Mojar a Nouakchott e questo forse ce lo potevamo anche aspettare. Quello che era difficile invece da immaginare era il distacco finale, perché il pilota Aprilia ha recuperato ben 9 minuti e 40 su Alessandro Botturi e domani partirà con soli 9 secondi di distacco dal pilota Yamaha. Vale la pena soffrire per giorni così. Bene, bene, dai, recuperato lo svantaggio e domani ce la giochiamo. Partirò primo, quindi sarà dura, se c'è una speciale dove si vede molto il segno per terra sarà difficile, però intanto ho azzerato il distacco e domani abbiamo una possibilità. Chi l'avrebbe detto di arrivare all'ultima tappa domani a giocarsi la vittoria a 9 secondi? Io penso che queste 2 settimane ho messo il 110%. Siamo ancora qua a giocarsela e sono soddisfatto e orgoglioso di me stesso. Che gara ci dobbiamo aspettare domani? Sarà la resa dei conti, soli 82 km. Non ci saranno molti tatticismi, bisognerà spingere dall'inizio alla fine in una speciale che probabilmente durerà poco più di un'ora e al termine della prova cronometrata sapremo chi sarà il campione 2025 dell'Africa Eco Race. Finalmente, oggi ci siamo. Bene, bene, bello. Ho preso anche una spina che mi ha bucato anche il sacchetto dell'airbag. Madonna. Mi ha bucato qua e mi ha preso qua, va. Sono grosse le spine. Dai che abbiamo ridotto il vantaggio, lo svantaggio. Come sempre dal mio bel giaciglio sto facendo il riposino, tappa 10 andata, è stata una tappa bellissima per me, finalmente ho vinto una tappa come si deve, partendo dietro, recuperando tutti e uscendo primo dalla speciale. È una di quelle tappe per cui vale la pena fare sacrifici di allenamento, soffrire come ho sofferto nei giorni scorsi col virus intestinale, e quindi sono super contento. Adesso ho ridotto il margine dal primo soli 9 secondi, però
Benvenuti in Senegal. È stata una gara tirata fino all'ultimo metro, combattuta fino all'ultima speciale, valida ai fini della classifica. Alla fine l'ha spuntata Jacopo Cerutti, che già l'anno scorso aveva vinto l'Africa Eco Race, ma quest'anno forse è stata persino più dura, Jacopo. È stata molto dura perché ho fatto 2 settimane di alti e bassi, qualche problema, ci siamo persi, e soprattutto l'influenza forte che ho preso, che quasi volevo ritirarmi perché stavo malissimo. Però abbiamo tenuto duro, anche il team non ha perso d'animo, hanno creduto in me più di quanto credessi io, e emozionante. Boturi è stato un avversario fortissimo e tu hai dovuto attendere l'arrivo per sapere davvero se avevi vinto oppure no, ti era mai capitato? Ma una gara così tirata onestamente no, sapevo che ero andato veramente forte, però avevo visto anche il terreno molto sabbioso e sapevo che comunque il segno si vedeva molto, per cui chi arrivava dietro era un po' più avvantaggiato, e quindi arrivato all'arrivo non ero del tutto sicuro, anzi pensavo avrebbe vinto lui, e poi ha avuto un'altra sfortuna che ha preso una rete, quindi si è dovuto anche fermare, per cui alla fine ce la siamo giocata un po' così questa gara, di cuore, di fortuna e di sfortuna. Questa è l'Africa, insomma. Eh sì, l'Africa è così, un giorno ti porta su e l'attimo dopo ti porta giù, è veramente un roller coaster. The uncertainty was intense this morning at the start line. Only 9 seconds separated Alessandro Buttiuri and Jacopo Cerutti. 9 seconds, unheard of. And it all came down to a twist of fate in the end. It's a real shame. But there you go. You win some, you lose some. È così, si vince e si perde. Jacopo Cerutti had no idea this had happened, so he gave it his all in the last stage. The Italian arrived exhausted but delighted to have defended his Africa Eco Race title. Sono felicissimo It's di aver incredible. vinto, e chiaramente un po' sono... Arriva 11ª tappa, abbiamo vinto, che bello, siamo al parco chiuso e le moto rimangono qua, tra poco ce le ridanno, andiamo a cena con calma, poi domani, visto che c'è il parco chiuso, domani non c'è più classifica, quindi siamo liberi, abbiamo vinto ancora, e è stata una battaglia pazzesca, bravissimo anche il Botto che non ha mai mollato, e abbiamo avuto 2 settimane veramente di alti e bassi, sia io che lui, ce la meritavamo tutte e 2 sicuramente, e niente, è andata così, felicissimi, e domani arrivo sul Lago Rosa. Finalmente siamo arrivati, partenza sull'oceano, partiremo in linea da qui tutti insieme e via a fuoco per 10 km, poi si gira dentro altri 10 km e arriviamo al Lago Rosa. E vai ragazzi, spettacolo, ci siamo finalmente. Team medico, team flebo questo. Grazie. Team medico, quelli che mi facevano del flebo. Siamo al Lago Rosa finalmente, bella emozione, abbiamo fatto una bella smanettata sul bagnasciuga e via. Adesso podio, foto di rito, mangiamo qualcosa e poi voglio andare in hotel, dormire, mangiare, bere, basta. L'abbiamo fatta. Let's not forget there was also a stage today, just for fun, and it was won by none other than Alessandro Buttiuri. But on the highest step of the podium, Jacopo Cerutti joins Buttiuri and Paul-Anders Olevalsiter as a double winner of the Africa Eco Race. The Aprilia rider defended his title and loved the last few kilometers of the race. On this last stage, I just wanted to have fun. The place is fantastic and steeped in history. Incredible. It was 2 really hard weeks of racing with lots of challenges, but we did it. I'm happy, and also for the team and everyone. In the overall standings, never in the race's history has the final gap been so small. Cerutti takes the win with a 26-second lead over Buttiuri. Guillaume Bourne is third. Guillaume Martinez Bernat finishes fourth ahead of Mathieu Libert.